Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayesha Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading from Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Chapter 26. King Puranjana goes to the forest to hunt. Verse number 19. Leggiamo dallo Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Capitolo 26. Il re Puranjana va a caccia nella foresta. Verso numero 19. A minor detail, but the final word in the verse, as it's written here, is missing one letter. After the H, after the B would be an H, nābhyagāt. Just so you know. Un piccolo dettaglio, che manca una H tra la B e la Y dell'ultima riga del verso. Nābhyagāt. It's okay. You can mentally include it. Quindi mentalmente includetela. Sāntvayan ślakṣṇayā vācā. Sāntvayan ślakṣṇayā vācā. Sāntvayan ślakṣṇayā vācā. Sāntvayan ślakṣṇayā vācā. hṛdayena vidūyatā. Hṛdayena vidūyatā. Hṛdayena vidūyatā. Hṛdayena vidūyatā. preyasyāḥ sneha-saṁrambha. Preyasyāḥ sneha-saṁrambha. Preyasyāḥ sneha-saṁrambha. Preyasyāḥ sneha-saṁrambha. Liṅgam ātmani nābhyagāt. Liṅgam ātmani nābhyagāt. Liṅgam ātmani nābhyagāt. Liṅgam ātmani nābhyagāt.
abhyagāt. sāntvayan ślakṣṇayā vācā, Sāntvayan ślakṣṇayā vācā. hṛdayena vidūyatā, hṛdayena vidūyatā. preyasyāḥ sneha-saṁrambha, preyasyāḥ sneha-saṁrambha. liṅgam ātmani nābhyagāt. liṅgam ātmani nābhyagāt. sāntvayan ślakṣṇayā vācā. hṛdayena vidūyatā. preyasyāḥ sneha-saṁrambha. liṅgam ātmani nābhyagāt. sāntvayan ślakṣṇayā vācā. hṛdayena vidūyatā. preyasyāḥ sneha-saṁrambha. liṅgam ātmani nābhyagāt. Mataji. sāntvayan ślakṣṇayā vācā. hṛdayena vidūyatā. preyasyāḥ sneha-saṁrambha. liṅgam ātmani nābhyagāt. Sāntvayan, sāntvayan, pacifying. consolando. ślakṣṇayā, by sweet. con dolci. vācā, words. parole. hṛdayena, with a heart. con un cuore. vidūyatā, regretting very much. pieno di rimorsi. preyasyāḥ, of his beloved. per la sua amata. Non c'è. sneha, from affection. per affetto. sāṁrambha, of anger. della collera. liṅgam, symptom. segno. ātmani, nel In- suo cuore. Nel suo cuore. excuse me. Yes. Did not. non. abhyagāt, arouse. svegliato. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Translation: The king, with a grieved mind, began to speak to his wife with very pleasing words. Although he was filled with regret and tried to pacify her, he could not see any symptom of anger caused by love within the heart of his beloved wife. Traduzione di Srila Prabhupada. Con la mente rattristata, il re cominciò a rivolgersi alla moglie con parole piacevoli. Sebbene si sentisse pieno di rimorsi e cercasse di calmarla, non poté scorgere nel cuore della cara moglie alcun segno di quella collera che l'amore può suscitare. Purport. The king very much regretted having left his queen and having gone to the forest to execute sinful activities. When a person regrets his sinful activities, the abandoning of Krishna consciousness and good intelligence,
his path of deliverance from the path of material clutches is opened. As stated in Srimad-Bhagavatam, parabhavastavadabodha jato yavanna jigyasata ātmani. When a person loses his Krishna consciousness and loses interest in self-realization, he must engage in sinful activities. All one's activities in a life devoid of Krishna consciousness simply lead to defeat and misuse of one's life. Naturally, one who comes to Krishna consciousness regrets his previous sinful activities in the human form. Only by this process can one be delivered from the clutches of nescience or ignorance in materialistic life. Spiegazione. Il re era molto dispiaciuto di aver lasciato la regina per andare nella foresta a compiere attività peccaminose. Quando una persona si pente delle sue attività peccaminose, di aver abbandonato la coscienza di Krishna e la propria intelligenza, vede aprirsi dinanzi la strada della liberazione dalle reti della materia. Lo Srimad-Bhagavatam afferma: Parabhavastavad abodha jato yavan na jigyasata atmatatvam. Quando una persona perde la coscienza di Krishna e non prova più interesse per la realizzazione spirituale, è costretta a impegnarsi nelle attività peccaminose. Tutte le attività di una vita priva di coscienza di Krishna portano solo al fallimento e ci fanno sprecare la vita. Naturalmente, chi arriva alla coscienza di Krishna si pente delle sue precedenti attività peccaminose compiute nella forma umana. Soltanto con questo procedimento è possibile liberarsi dall'ignoranza che ci lega all'esistenza materiale. Sāntvayan ślakṣṇayā vācā hṛdayena vidūyatā preyasyāḥ sneha-saṁrambha liṅgam ātmani nābhyagāt. The story of King Puranjana, the everyman story, continues with some discussion between the king and his wife, his apparently upset wife. La storia di Re Puranjana, che è la storia di ogni uomo, continua con una discussione tra Re Puranjana e sua moglie, che sembra proprio molto arrabbiata. And as an allegory, we understand the everyman Puranjana and his wife are representative of ideas, principles, abstracts. Essendo un'allegoria, capiamo che Re Puranjana e sua moglie rappresentano dei simboli astratti. Puranjana is basically, as every man, he's kind of the original fool number one. Puranjana, così come tutti gli uomini, è lo sciocco numero uno. What's the word, fool? Sciocco. Sciocco? Sciocco numero uno? Sì. And his wife is, the queen, is representing intelligence. E sua moglie, la regina, rappresenta l'intelligenza. And of course the story goes that the fool number one, Sciocco numero uno, has neglected his wife, and he's gone off to the forest to hunt. Now he's coming back, and he feels sorry about this. E naturalmente la storia ci racconta che Re Puranjana ha lasciato sua moglie, la regina, che rappresenta l'intelligenza, da sola per andare nella foresta a cacciare. E adesso si sta pentendo. He's representing the contrite soul. E ora lui rappresenta l'anima che ha rimorso. Yes, remorseful. So, and this is what Prabhupada's emphasizing in the purport, the conditioned soul who takes to Krishna consciousness recognizes, oh gosh, I've just been wasting my life. E come spiega Srila Prabhupada qui, l'anima che si rivolge alla coscienza di Krishna si sente in colpa per aver sprecato la propria vita. And we were
we were singing some songs from Bhaktivinoda, expressing this lamentation, and also in Prabhupada's purport, yesterday he quotes Narottam Das's Song of Lamentation. E noi abbiamo anche cantato delle canzoni di Bhaktivinoda Thakur dove appunto si esprime questo lamento, questo rimorso. So this is good lamentation. Questo naturalmente è un buon lamento. It's purifying lamentation. Perché è una forma di lamento che purifica. It's the lamentation of gaining a higher understanding. È il lamento di chi ottiene una visione superiore. In which one is making a kind of new resolve from this higher position. È il lamento di qualcuno che decide di prendere una posizione più alta. In Canto 6 there's some discussion about this topic of overcoming or counteracting sinful activity. Nel sesto canto si parla di come contrastare, redimere le attività peccaminose. Maharaj Parikshit is concerned because he's just heard a description at the end of Canto 5 of the hellish planets, and they're pretty hellish. Infatti alla fine del quinto canto Maharaj Parikshit ha sentito le descrizioni dei pianeti infernali ed è molto preoccupato. Molto? Preoccupato. Preoccupado? Worried, concerned. Oh, he's concerned, yes. The hellish planets are very hellish. Sì, perché i pianeti infernali sono molto infernali. Inferno. Huh? Inferno. Sì. Yes, and he is concerned not just for himself but for others, that how to avoid having to go there. E lui è preoccupato non solo per se stesso ma anche per gli altri, cioè come evitare di finire lì. And Shukadeva Goswami responds in the beginning of first chapter, Canto 6. He gives a variety of possibilities of purification. E Shukadeva Goswami gli risponde nel primo verso del sesto canto, dandogli una varietà di processi di purificazione. But as explained by the acharyas, it's all a bit of a test for Maharaj Parikshit to see if he can recognize that actually all these processes are not going to solve the problem. Ma è un po' un test, una prova che danno gli acharya per vedere se Maharaj Parikshit riconosce che nessuno di questi processi sono veramente conclusivi. The problem is not just sinful activity, the problem is the seed of sinful activity, the desire within the heart. Perché il problema non è cancellare le attività peccaminose, ma i semi di queste attività che sono nel nostro cuore. And what is that desire in the heart? It's to enjoy separately from Krishna. E qual è questo desiderio del cuore? È quello di godere separatamente da Krishna. And no amount of preyasyāḥ, of counteractive pious activity is going to get rid of that seed. E nessuna quantità di prayaśķita, di processi di purificazione, può sradicare quei semi. You can be the personification of philanthropy, of doing good for others, and still that seed is going to be there. Potete essere i campioni della filantropia, del fare del bene agli altri, ma tuttavia quei semi rimarranno nel cuore. And the famous example of the canceling of the pious activity is there in the elephant who bathes and then afterwards is throwing dirt over itself. Il famoso esempio di come queste attività pie vengono cancellate facilmente è l'elefante che dopo essersi lavato si riempie di nuovo di fango. Of course, elephants have a reason for doing that. Naturalmente gli elefanti hanno un motivo per fare questo. Elephants are extremely sensitive to heat. Gli elefanti sono molto sensibili alla temperatura. So they need to cover themselves from the sun afterwards. E quindi devono coprirsi dal sole dopo.
the elephants in Mayapur, they keep them in the shade all the time. Infatti gli elefanti di Mayapur li teniamo sempre nell'ombra. And the procession that they have on Saturday evenings only happens in the winter, the weeks of the winter, when it's cooler time. E infatti le processioni che facciamo il sabato di sera le facciamo solo nel periodo invernale perché è più fresco. Well, that's a little bit of elephant lore. Vi ho detto qualcosa sul mondo degli elefanti. But the discussion in Canto 6 leads to a nice verse. La discussione sul canto sesto porta a un verso molto bello. Shukadeva Swami says, Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana aghang dunvanti kartsnyena niharami iva bhaskara. Compares devotional service to the sun. Shukadeva Goswami paragona il servizio devozionale al sole. And he compares sinful activity to fog. E paragona le attività peccaminose alla nebbia. He says, just as the sun can dispel all the fog, similarly, bhakti can completely dispel all sinful inclination. Così come il sole spazza via tutta la nebbia, la bhakti può spazzare via tutte le inclinazioni peccaminose. On the other side, as Prabhupada is pointing out here, to remain on the side of material consciousness ends up just being a big waste of time. D'altra parte, come dice qui Prabhupada, rimanere da parte della coscienza materiale è solo uno spreco di tempo. And in another verse, I think it's Prahlad Maharaj says, Matirna Krishna Paradasato va mitobi padyeta grihavratanam adantagopir vishatang damishram punas charvita charvananam. It's a very interesting graphic image. It says the efforts to become Krishna conscious are all going to fail as long as one is attached to sense gratification. Allora Maharaj Parikshit qui fa una descrizione molto grafica e dice che lo sforzo nella coscienza di Krishna porta via tutta la gratificazione dei sensi, il desiderio per la gratificazione dei sensi. The graphic image is in the last line, Puna punas charvita charvananam. Nell'ultimo verso c'è questa descrizione molto figurata. Again and again chewing that which has already been chewed. Masticare, rimasticare il rimasticato. Masticare el masticato. Sì. So you'll see in India there'll be the sugarcane juice wala, you know, he's making cane juice out of the sugar cane, squeezing it out, and then what's left over is put aside, and then the cow comes along and chews that. Possiamo vedere in India quelle persone che fanno lo zucchero di canna, praticamente spremono tutto lo zucchero dalla canna e poi buttano via la canna. Passa una mucca, la raccoglie e si mette a masticare quello che è rimasto nella canna. I've always wondered about people who chew gum. Mi sono sempre chiesto sulle persone che masticano la chewing gum. I hope no one is offended, but I personally find it really low class. You see people that are chewing gum all day long. Spero che nessuno si offenda, ma io considero masticare la gomma una cosa un po' di bassa classe, specialmente quelli che lo fanno tutto il giorno. I suppose there's no regulative principle against chewing gum, but still. Sì, non c'è un principio regolatore contro la chewing gum, però lo stesso. Puna punas charvita charvananam, that's what it is. È come masticare il rimasticato. Anyway, so the point is that it's pointless. The point is it's pointless. It doesn't give any benefit. Il punto è che è inutile, non dà alcun beneficio.
So King Puranjana wants to repair his damaged relation with his wife. Quindi il re Puranjana vuole riparare il danno che ha fatto nei confronti di sua moglie. And so he's speaking with her in ślakṣṇayā, with sweet words. E quindi le parla con dolci parole. ślakṣṇayā, here Prabhupada translates as sweet. It can also mean smooth or slippery. Ślakṣṇayā vuol dire dolce, ma vuol dire anche con parole che scorrono facilmente. So we may think of flattery, words spoken in order to please someone with some motivation behind. Possiamo pensare anche all'adulazione, che la stia adulando, cioè che sono quelle parole dette con una motivazione. So as I mentioned yesterday, yes, Puranjana is regretful, but he's not very convincing. He doesn't seem really, his remorse is a motivated remorse. Sì, come ho detto ieri, Re Puranjana ha dei rimpianti, ma il suo rimorso sembra un po' motivato. And so he's not really an example for devotees. He's a he's a negative example. Non è convincente, il suo esempio quindi non è buono per i devoti, è un esempio negativo. But speaking of speaking, I think it's nice to remember that we do have also Krishna's advice in the Gita about speech, vanmayam tapa, the austerities of speech. Per quanto riguarda il parlare, anche Krishna nella Bhagavad Gita menziona l'austerità della parola. Anudvega karang bhakyam satyam priya hitam chayat svadhyaya vyasanam chaiva vanmayam tapa uchyate. That the austerities of speech are unudvega karam, to not speak in a rough way or in a way which is disturbing, is forceful. Una delle austerità della parola è di non parlare in modo duro, in modo da disturbare gli altri. And it's interesting that satya, to speak truthfully, is an austerity. Ed è interessante vedere come dire la verità è considerata un'austerità. The tendency is that we don't. We speak true. We speak maybe partial truth. It's often more convenient. La tendenza è, anziché essere veritieri, di dire delle mezze verità perché sono più convenienti. And priyahita means for the benefit of others. È per il beneficio degli altri. Dovremmo parlare per il beneficio degli altri. This is also an austerity because tendency is to speak for the benefit of ourselves. Anche questo è considerato un'austerità, in quanto la tendenza generale è di parlare per il beneficio di noi stessi. And then svadhyaya abhyasanam, to practice, svadhyaya can mean recitation of Veda. Un'altra austerità è recitare i Veda. But it can also mean meditation on one's own spiritual progress. Ma può anche significare meditare sul proprio progresso spirituale. So to be self-reflective. Cioè essere riflessivi. Bhaktivinoda Thakur recommends once every 2 weeks on Ekadashi to make a journal to reflect on the last 2 weeks of one's spiritual progress. Bhaktivinoda Thakur consiglia ogni 2 settimane nel giorno di Ekadashi di tenere un diario dove facciamo delle riflessioni sul nostro progresso, avanzamento delle ultime 2 settimane. So all of this is austerity of speech. Quindi tutto questo è austerità della parola. And we could say it's all part of the process of controlling the senses, beginning with the tongue. E potremmo dire che fa parte tutto questo del controllo dei sensi che comincia col controllare la lingua. Perhaps you've had the experience of saying something which you then afterwards regret. Forse abbiamo avuto tutti l'esperienza di dire qualcosa di cui subito dopo ci siamo pentiti. Have you ever had this experience?
Avete mai avuto questa esperienza? Yes. Something comes out and we go, oh, Qualcosa viene fuori dalla bocca e subito ci pentiamo. We say in English, insert foot in mouth. Si dice in inglese mettersi il cibo tapparsi la bocca, ok. In South India, they have a physical expression of regret, which is interesting. You go like this. You pull your earlobes and you bite your tongue. Nel sud dell'India fanno questa espressione, praticamente si tappano le orecchie e tirano fuori la lingua e si morsicano la lingua. È un'espressione di rimorso. You'll see sometimes in a temple in South India, people they'll come before the deity, offer obeisance, and then they'll stand before the deity, and they'll make an interesting motion. Allora si può vedere lì che certe persone entrano nel tempio, fanno gli omaggi alle divinità, si mettono davanti alle divinità e fanno dei movimenti molto interessanti. They'll do like this. Fanno così. Simultaneously, they will stand on one leg. E simultaneamente stanno su una gamba sola. And they will bend down, up and down. E si inchinano su e giù, su e giù. It looks very silly. Sembra una cosa ridicola. And that's the point. E questo è il punto. It's to express one's feeling of humility before the Lord. Look, what a fool I am. Serve a esprimere il proprio sentimento di umiltà di fronte a Dio. Guarda come sono sciocco. So a general austerity of the tongue, of course, is to not speak. Allora, una austerità della parola è di non parlare. Sometimes the best thing to do is to be silent. Certe volte la cosa migliore è essere silenziosi. Silence is actually what the wife, the queen, I don't think do we ever hear her name? The queen of Puranjana. She is practicing silence. Per esempio la moglie di Re Puranjana, la regina, sta praticando il silenzio. And this is a kind of weapon which married women have for dealing with husband who is not behaving. E questa è una sorta di arma che usano le mogli contro i mariti che non si stanno comportando bene. This is called mana, which means silent anger. È chiamata mauna, la collera silenziosa. I hope I don't get in trouble for this, but this is Vedic system. Spero di non incorrere in problemi per aver detto questo, ma questo è il sistema vedico. That if the husband will not listen to the wife and he needs to be corrected, then the wife's last weapon is angry silence. Che se il marito, che se la moglie non parla al marito, cioè la moglie è arrabbiata perché il marito deve essere corretto, la sua ultima arma è la collera silenziosa. So I have heard. Così ho sentito dire. Iti shushruma dhiranam. Yeah, so she's being like this. She's not responding to his sweet words, and this is making him very worried. Quindi questo è quello che sta succedendo. Lei non sta rispondendo alle sue dolci parole e quindi lui è molto preoccupato. Hare Krishna. Well, the story continues, and I want to shift a little to another subject, unless someone has some comment or point on this. La storia continua, ma io voglio spostarmi su un altro argomento, a meno che qualcuno non abbia domande o commenti su questo. Yes. Uno lamento che ci permette di elevarci e l'altro invece che ci fa soffrire e basta. You spoke about lamentation. So there are two kinds of lamentation. How can we distinguish between the lamentation that uplifts us
and the lamentation that just makes us suffer. Nice, okay. I would say the lamentation that elevates us is accompanying with determination. Vorrei dire che il lamento che ha a che fare con l'elevarsi è accompagnato dalla determinazione, With some kind of resolve, some definite plan. I will not do this again. I will instead serve Krishna. è accompagnato da una risoluzione, non farò più questo, ma invece farò quest'altro. Other sort of lamentation may be nice, but not very, not changing of the heart. Altri tipi di lamento possono essere anche molto belli, ma non cambiano il cuore. And so the resolve, sometimes it may help to write down the resolve or tell another person one's resolve. E quindi a volte può aiutare scrivere la propria risoluzione o anche dirla ad altri, rivelarla. I would say that's the main thing. Io direi che questa è la cosa principale, la differenza principale. And then we are strengthened in our resolve with each little success that we have in whatever it may be that we want to do. E poi ci rinforziamo nella nostra risoluzione ogni volta che acquisiamo un qualcosa di nuovo su quel processo, in quel gradino, un gradino nuovo. So you can reward yourself for your successes. E allora potete ricompensare voi stessi per i vostri successi. You can say, today I chanted Hare Krishna 16 rounds, Haribol. E potete dire, oggi ho cantato Hare Krishna in 16 giri, Haribol. You can celebrate, you can have a party. Potete celebrare, fare una festa, Invite all your friends. Invitare Today I chanted 16 rounds. tutti gli amici e dire ho cantato 16 giri, Because that gives you strength to do the same again. perché questo vi dà la forza per rifarlo nuovamente. And when there's some failure, then it's not helping to punish yourself. E quando c'è un fallimento invece non è buono punire se stessi. The example is in learning to ride a horse. L'esempio è imparare per esempio a cavalcare un cavallo. I fortunately haven't had this experience, but they say that if you fall off of a horse, you must immediately get back on the horse. Fortunatamente non ho fatto questa esperienza, ma ho sentito dire che quando cadi da cavallo devi immediatamente risalire sul cavallo. Because if you don't immediately get back on, the horse will sense that you are afraid, and then it will be just so much more difficult. Perché se non risalite immediatamente a cavallo, lui sentirà che voi avete paura e quindi diventerà tutto ancora molto più difficile. So remember, get back on the horse. Quindi ricordatevi di risalire a cavallo. Okay. So, oh yes, go ahead. I have something else. You spoke about hell, hellish planets. About hell, inferno. Inferno. Can a devotee make such an action or sinful activity that will lead him to hell? Offenses, sorry. Well, I would put it this way. Whether or not it is possible, a devotee wants to always feel that there is a possibility and therefore will be very cautious. Io la metterei in questo modo, che ci sia o no questa possibilità, il devoto dovrebbe avere paura di cadere all'inferno e pertanto evitare tali offese. My understanding of aparad, especially Vaishnava aparad, is it's something like freezing a bank account.
La mia comprensione di aparada, specialmente Vaishnava aparada, è come congelare un conto in banca. We are accumulating our spiritual credit by all that we do in devotional service, but then if we commit aparad, serious Vaishnava aparad, then it's like when the government has some suspicion of some person's activity, they will freeze the person's account. That means that person cannot access the money. Praticamente è come al momento stiamo accumulando crediti nella banca con le nostre attività devozionali, però facendo fese è come se questo conto corrente si bloccasse e lo Stato, il governo, mette le mani sul nostro conto e lo blocca e così non possiamo più ritirare i soldi. So the credit is still there, it's in the bank, but you can't get at it. Il credito è ancora lì nella banca, ma non possiamo accedervi. You can go to the bank and say, but it's mine, it's my money. Potete andare dalla banca e dire, ma sono i miei soldi, sono miei. I'm sorry, we have orders from the government to not give you access. Ma loro ti rispondono, scusa, abbiamo ordini dal governo che non puoi accedere. Scusa. So, like that. But if we are thinking, oh, there's nothing I could do which would send me to these hellish planets because I've done devotional service, therefore I will do some nonsense, that's not a good idea. Se invece pensiamo, oh, non c'è modo di andare all'inferno perché sto facendo delle attività devozionali, allora quindi posso fare quello che voglio, anche dei danni, questo non è buono per niente. Because, ultimately everything is possible. Perché alla fine tutto è possibile. It's like the spiritual world. Is it possible in the spiritual world that A, B, C, and D? Yeah, everything's possible. È così come nel mondo spirituale. A volte ci chiediamo, ma è possibile che nel mondo spirituale ci sia questo o quello, A, B, C, D? Sì, è possibile. That's why we sometimes say, it's a little controversial, but we sometimes say, it's even possible to fall from the spiritual world. Ecco perché a volte diciamo una cosa che è anche un po' controversa, cioè che è possibile anche cadere dal mondo spirituale. No, that's impossible. Well, qualcuno dice no, è impossibile. But everything is possible in the spiritual world. No, perché tutto è possibile nel mondo spirituale. So similarly, it's impossible for a devotee to fall to the hellish planets, but is it really impossible? Quindi potremmo dire no, è impossibile che un devoto cada nei pianeti infernali, ma è veramente impossibile? And so we are cautious. E quindi stiamo attenti, siamo prudenti. We are, what is it? Caution is the better part of valor. Of? Valor, of courage, valor. La prudenza è la parte migliore della forza. Yeah. Is that okay? Okay, I wanted to, whoops. Yeah. 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 What to do about pious activity connected to Krishna. Do it for Krishna. And then it's spiritual. Ha detto che noi facciamo molte attività pie e cosa possiamo fare di queste attività? Maharaj ha detto di collegarle a Krishna, farle per Krishna. Yeah. That's our ideal. We want to do everything for Krishna. So we also do good. We help others. Why not? Questo è il nostro ideale, fare tutto per Krishna, quindi facciamo anche del bene agli altri, perché no? We want to be known as good people, not just transcendental people. Vogliamo essere conosciuti anche come persone buone, non solo trascendentali. Those Hare Krishnas, they're, I don't know, what do?
Okay, they chant Hare Krishna. What else do they do? I don't know. They just chant Hare Krishna. La gente potrebbe chiedersi, ma questi Hare Krishna cosa fanno? Sì, recitano, pregano, ma cos'altro fanno? Do they help anybody? No, they just chant Hare Krishna. Aiutano qualcun altro? No, no, solo cantano Hare Krishna. So, Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki jai. Già. Now I want to talk about Chaitanya Charitamrita. Adesso vuole parlare della Chaitanya Charitamrita. And what I want to do is give you a 10-minute overview of the entire Chaitanya Charitamrita. Sure. E ci vuol dare una panoramica di 10 minuti dell'intera Chaitanya Charitamrita. Are you ready? Siete pronti? This is going to go really fast. Andrà molto veloce. I'm doing this with the help of a wonderful little book which is available on the internet. You can download it. It's in English, written by a devotee named Sutapa Prabhu, a brahmachari in London. Io farò questo adesso con l'aiuto di un piccolo libretto che potete trovare in internet, scritto da un brahmachari, Sutapala, che vive a Londra. You might want to consider having it translated into Italian. E potete considerare di fare una traduzione in italiano. Because in a very short, I think, 100 pages maximum, he's giving a summary of the whole Chaitanya Charitamrita, also with very nice colorful pictures. È molto breve, forse un centinaio di pagine, e ci sono anche delle belle illustrazioni colorate. And what I like is his chapter titles. It has 12 chapters. Quello che mi piace sono i titoli dei capitoli, è diviso in 12 capitoli. And I think they give a very nice characterization of the Chaitanya Charitamrita, and a very nice way to then study in greater depth the Chaitanya E Charitamrita. penso che abbiano dato una buona idea di come dividere la Chaitanya Charitamrita in categorie e di come studiarla. So the first chapter is called Invocation. Il primo capitolo parla tutto di invocazioni. And this is referring to, I would say, the first few verses of first chapter, which are doing that, invoking the mercy of the Vaishnavas and the Lord in his several forms. E questo praticamente ha a che fare con i primi versi nel primo capitolo, dove si invoca la misericordia dei Vaishnava e del Signore. And it extends through several chapters of elaboration, philosophical elaboration about the identity of the Lord and his associates. E si estende in numerosi altri capitoli che parlano dell'identità del Signore e dei suoi associati. The second chapter is called Incarnation. Il secondo capitolo ha come titolo Incarnazioni. And of course here he's telling about the appearance of Lord Chaitanya, which begins in chapter 13 of Adi Lila. E naturalmente qui parla dell'incarnazione del Signore Chaitanya, che inizia nel capitolo 13 dell'Adi Lila. And the next chapter is called Education. Il capitolo successivo intitolato Educazione. And here he's speaking about Nimai Pandit, or Nimai who becomes Nimai Pandit. E parla di Nimai che diventa poi Nimai Pandit. And so it's the description of his many childhood pastimes, which of course are only very much summarized in Chaitanya E c'è Charitamrita. una descrizione dei passatempi infantili del Signore Chaitanya che naturalmente sono solo riassunti nella Chaitanya Charitamrita. The next chapter is called Transformation. Capitolo successivo intitolato Trasformazione. When Nimai Pandit left Navadvip to go to Gaya and there meet his spiritual master, Ishvarapuri, Quando Sri Chaitanya lasciò Navadvip per andare a Gaya e incontrò il suo maestro Ishvarapuri. and then he returns after receiving mantra from Ishvarapuri to Navadvip, he comes a completely changed person.
E quando ritornò a Navadvip, dopo aver preso l'iniziazione dal maestro Ishvarapuri, divenne una persona totalmente diversa. And he spends a little over 1 year in Navadvip in this new transformed condition of ecstatic devotion to E allora Krishna. passò un po' più di un anno in questa nuova condizione di devozione estatica. But his transformation is so deep that he finds himself incapable of continuing in his normal functions as a young Brahmin Pandit. Ma la sua trasformazione fu così profonda che egli fu incapace di continuare nelle sue attività normali di Pandit Brahmana, di studioso, So the next di giovane studioso. So the next chapter is called Renunciation. Pertanto il capitolo successivo è intitolato Rinuncia. And now we move into Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita. E qui ci spostiamo nella Madhya Lila della Chaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya takes sannyas, he wanders for some time, and then he goes to Puri. Il Signore Chaitanya prende il sannyasi, gira per un po' e poi va a Puri. And we could say as part of this, I don't know if it's in his book, but the meeting with Sarvabhauma Bhattacharya we could include in this portion of renunciation, or in the next chapter, which is propagation. E possiamo dire che il suo incontro con Sarvabhauma Bhattacharya è incluso in questo capitolo, così come anche la propagation, la diffusione del... Lord Chaitanya changes the heart of Sarvabhauma Bhattacharya, and then he leaves Puri and he goes to South India. Signore Chaitanya cambia il cuore di Sarvabhauma Bhattacharya, lascia Puri e va verso il sud dell'India. And everyone that he meets on his travels in South India, he inspires to surrender to Krishna, to chant Hare Krishna. E tutti quelli che incontra in questo percorso, lui li ispira a cantare Hare Krishna e diventare devoti di Krishna. And he meets Venkata Bhatta, the priest of the Srirangam temple. Incontra Venkata Bhakta, il sacerdote del tempio di Sri Rangam. He meets Lord Shiva. Incontra anche il Signore Shiva. And has an intimate conversation with him. E ha una conversazione intima con lui. Of course, before all this, he meets Ramananda Rai. Naturalmente, prima di tutto questo, incontra anche Ramananda Roy. And eventually he comes back to Puri. E alla fine ritorna indietro a Puri. The next chapter in Suttapa Prabhu's book is called Aspiration. Il capitolo successivo in questo libro è chiamato Aspirazione. Aspiration for what? Aspiration to go to Vrindavan. Aspirazione per cosa? Aspirazione per andare a Vrindavana. Lord Chaitanya wanted to go to Vrindavan immediately after taking sannyas, but it didn't happen. Sri Chaitanya voleva andare a Vrindavana subito dopo aver preso sannyasi, ma questo non accadde. He wants to go to Vrindavan again, and a second time he doesn't go to Vrindavan. E poi una seconda volta voleva andare a Vrindavana, ma non ci riuscì. But he does meet certain devotees who become his followers, Sanatan Goswami, Rupa Goswami. Ma incontrò alcuni devoti che divennero i suoi seguaci, come Rupa e Sanatana Goswami. And so the next chapter in this book is called Organization. E quindi il capitolo dopo è chiamato Organizzazione, telling how Chaitanya Mahaprabhu, by empowering the Goswamis, began an organization, not a very formal organization, but nonetheless some mission was established. e spiega di come Sri Chaitanya, dopo aver incontrato Rupa e Goswami, impiantò un'organizzazione, non un'organizzazione proprio nel senso molto tecnico, formale, ma una sorta di diffusione, di gruppo di persone. And this takes us through the end of Madhya Lila already. E questo ci porta già alla fine del Madhya Lila. We're moving fast. Stiamo andando avanti veloci. As you may know, the last several chapters of Madhya Lila are instructions. First, Lord Chaitanya's instructions to Rupa Goswami
and then to Sanatana Goswami. Come forse sapete, gli ultimi capitoli della Madhya Lila riguardano le istruzioni che Sri Chaitanya dà a Rupa e Sanatana Goswami. Then we come into Antya-lila, and the chapter title we first have here is Appreciation. E poi arriviamo all'Antya Lila e il capitolo che abbiamo qui è chiamato Apprezzamento. What is being appreciated is not what, but who. We get chapters describing various devotees and their exalted devotional service. Cos'è che stiamo apprezzando qui? Praticamente dei devoti molto elevati che vengono esaltati in questi capitoli. Especially Raghunath Das Goswami and Haridas Thakur. Specialmente Raghunath Das Goswami e Haridas Thakur. But then comes the next chapter called Correction, Ma poi arriva il capitolo dopo che è la correzione, in which we hear of how Chaitanya Mahaprabhu corrects certain devotees, dove sentiamo di come Sri Chaitanya corresse alcuni devoti, such as Chota Haridas, così come Chota Haridas. and who else does he correct? Example. Yes, he corrects Sanatan. Any others? Ramachandra Puri? Yes? There are others. In any case, there are corrections that go on Ci sono altri devoti che in a correscono. few chapters. A Bengal Brahmin? Okay. So anyway, correction is that chapter, and then we have two more chapters. Poi ci sono altri due capitoli. The second to the last one is called Intoxication, Come Intoxicazione, che è il penultimo, in which we hear about how Sri Chaitanya Mahaprabhu is transcendentally intoxicated with Krishna Prema. in cui sentiamo di come Sri Chaitanya era trascendentalmente intossicato dall'amore per Krishna. So much so that the devotees cannot keep him confined. He mysteriously and mystically slips out from the Gambhira and goes running on the sand dunes, and he runs into the sea. Al punto tale che i devoti non riuscivano a tenerlo fermo e lui usciva, andava nel Gambhira e entrava nell'acqua del mare. Banging his head against the wall in the Gambhira, feeling separation from the Lord. Batteva la testa sul muro nel Gambhira perché sentiva la separazione da Krishna. And finally we have, referring to the final chapter of Antya-lila 20, is a chapter called Instruction. E alla fine, riferendosi all'ultimo capitolo dell'Antya Lila, il titolo è Istruzioni finali. Because it's in this final chapter that we get the Shikshastaka, the 8 prayers called the instructional 8. The 8 instructions. Perché in questo capitolo finale che abbiamo ricevuto il Shikshastakam, le 8 preghiere, le 8 istruzioni, In which Chaitanya Mahaprabhu is reciting, he is speaking these verses, and Krishnadas Kaviraj is describing his mood as he is speaking these statements of nelle instruction. quali Sri Chaitanya esprime il proprio sentimento e Krishnadas Kaviraj scrive proprio quali erano i sentimenti di Sri Chaitanya. So there you have it. In 10 minutes, the whole Chaitanya Charitamrita. Ecco, in 10 minuti ho riassunto l'intera Chaitanya Charitamrita. Sometimes we feel a little overwhelmed that, this book, it is so long. And so instead of reading it, we don't read it because it's too long. A volte ci sentiamo sopraffatti e pensiamo, questo libro è così lungo, e allora non lo leggiamo perché è troppo lungo. And we may feel that we don't have a sense of overview. Where are we in the book?
E magari ci sentiamo di non avere proprio un senso panoramico. Dove siamo noi in questo libro? So I think this is a very nice aid for this purpose of having a sense of overview, which can help us to enter again, because surely we've read Chaitanya Charitamrita, but to again read Chaitanya E Charitamrita. quindi credo che questo sia una bella forma di aiuto per cercare di avere una panoramica della Chaitanya Charitamrita e anche essere incoraggiati a leggerla. I also, sometimes with devotees, we do overviews of the Bhagavatam. E a volte i devoti scrivono anche delle panorami, dei riassunti del Bhagavatam. A few years back, I was invited to Sydney, Australia, and we did an overview of 12 cantos of Bhagavatam in 12 days. Qualche anno fa sono stato invitato a Sydney, in Australia, dove dovevo dare un riassunto del Bhagavatam, di 12 capitoli del Bhagavatam in 12 giorni. Yeah. And it wasn't all day, it was just a couple of hours each day. E non andava avanti per tutto il giorno, ma solo un paio d'ore al giorno. Yeah. So overviewing, sometimes it's nice to step back, like take a broad view. Every day we read one verse, one purport, as Prabhupada showed, but sometimes it's good to get a broad perspective. Noi ogni giorno leggiamo un verso solo del Bhagavatam, ma a volte è buono anche tirarsi indietro e guardare in un orizzonte più ampio. And this is something we've also attempted, myself and my good friend Radhika Raman Prabhu from America. We've put together 2 books. One of them is published, the other is being published, on the Bhagavatam. E a volte anch'io cerco di farlo, così come anche il mio caro amico devoto dall'America, Radhika Raman, che ha scritto 2 libri sul Bhagavatam, uno già pubblicato e l'altro dovrà essere ancora pubblicato. The first book is a collection of articles by scholars on different themes of the Bhagavatam. Il primo libro è una collezione di articoli scritti da studiosi sul tema dello Srimad-Bhagavatam. So it's 12 scholars, 12 subjects, and we divide it in 2 themes, 2 major parts. Sono quindi il risultato di 12 studiosi su 12 capitoli, ognuno diviso secondo il tema del Bhagavatam. The first part is called The World of the Bhagavatam, and the second part is called The Bhagavatam in the World. Il primo capitolo è chiamato Il mondo del Bhagavatam e il secondo Il Bhagavatam nel mondo. And this book came out about 2 years ago. Questo libro è uscito 2 anni fa. And it was published by an academic publisher in America. È stato pubblicato da un'edizione accademica. And we were very happy to receive a short but very positive review of this book, which is quite important because where the review was written. E siamo stati molto felici di ricevere una recensione ottima, breve ma ottima. This was written in a journal called Choice, which is the journal of the American Library Association. Anche perché è stata scritta questa recensione in un giornale americano molto importante. The American Library Association. Dell'Associazione delle Biblioteche Americane. And this journal is read by all the academic all the librarians of academic libraries. E tutti quelli che si occupano di biblioteche in America leggono questo giornale, And so questa rivista. at the end of the review it said, highly recommended. Quindi alla fine della recensione hanno scritto altamente raccomandato. For undergraduates and postgraduate students. So Per laureandi e specializzandi. yeah. So our second book is now
going into production. It goes together with the first one, and it is being published by the same publisher. Il secondo libro va insieme al primo, è in corso di pubblicazione, è praticamente collegato al primo. And this is an abridged translation of the Bhagavatam. Ed è una tradizione non adulterata del Bhagavatam. Abridged means we have taken selections from each of the 12 cantos. Praticamente hanno preso una selezione dai 12 canti. And we have made our own translations from the Sanskrit. E abbiamo fatto la nostra traduzione dal sanscrito. And then we have included notes to explain, sometimes referring to the Acharya's commentaries. Abbiamo aggiunto delle annotazioni che si riferiscono a dei commenti degli Acharya. And we've filled in between our selections with summaries of whatever we have not included. E nelle varie selezioni dei versi abbiamo incluso dei commenti sugli argomenti che non erano stati discussi prima. And then we include one appendix in which we have taken 4 selections from the Bhagavatam. Abbiamo incluso anche un appendice dove abbiamo messo 4 argomenti selezionati dal Bhagavatam. Where we take just a very short portion and then we go into some depth with the commentary using the Acharya's commentary. Nei quali abbiamo preso solo delle porzioni e degli stralci e lì siamo andati molto in profondità mettendo anche dei commenti degli Acharya. Yeah, so that book's in production and hopefully it'll be out next spring. Quindi questo libro è in produzione e spero che possa essere pubblicato la primavera prossima. Maybe someone likes to translate it into Italian. Forse qualcuno vorrebbe tradurlo in italiano. Anyway, so that's something that I've been busy with. Quindi questo è qualcosa di cui mi sono occupato. Hare Krishna. So, yeah, now is a good time to stop, especially because today is Dvadashi. Ora è tempo di fermarci anche perché oggi è Dvadasi. One should not give a morning lecture too long on Dvadashi morning. Non bisogna fare lezioni troppo lunghe a Dvadashi. It is a big mistake. È un grave errore. Because one will not please the Vaishnavas. Questo non soddisferebbe i Vaishnava. Because it's time to break the fast. Perché dobbiamo andare a rompere il digiuno. So, thank you very much. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki. Jai. Anantagoti Vaishnavinda ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Premanande. Haribo. Hare Krishna. Sua Santità Krishna Kshetra Swami ki jai.